A volte mi interrogo su quale possa essere stato il primo videogioco a cui abbia mai giocato, ma non credo avrò mai una risposta certa, non ce l'ho un ricordo preciso. Ho in mente tanti piccoli episodi. Sono nato nel 1990, quindi come più o meno tutti so di avere giocato a Super Mario, perché la cugina di mia madre aveva in casa un NES, non una di quelle strane imitazioni, aveva proprio il NES. Lo so perché mi ricordo la forma delle cartucce, mi ricordo di averci soffiato dentro, mi ricordo da Kant la sensazione del click del dito sul grilletto. Il fratello di mio zio, hai capito bene, il fratello di mio zio aveva un Master System 2, ma non aveva cartucce. Aveva soltanto un gioco, che era quello incluso nella console, Alex Kidd. Con una scusa o con l'altra non mi ci faceva mai giocare. Poi un giorno finalmente si decise a collegare e accendere tutto quanto, mi diede il tempo di giocarci forse per 3 minuti, poi disse no, sono già le 7, mi perdo Beverly Hills. Niente Alex Kidd. A casa di mia cugina invece c'era un Commodore 64. Aveva quello che credo potesse essere uno schermo al fosforo tutto ambrato. C'era un gioco terrificante, si chiamava Conte Dracula, e anche se era tutto arancione ci faceva talmente tanta paura che non siamo mai riusciti a uscire dalla prima schermata. Tuo tempo finisce, il conte lascia la bara seminando paura e terrore. Vabbè, ho fatto 1000 accenti, vabbè. Tuoi pochi punti. Oh. Un giorno ricevetti una telefonata dalla cugina di mio nonno che era ricca e veniva a trovarci da Torino quasi ogni anno. Mi chiese cosa volessi in dono per il mio compleanno e io chiesi un Game Boy con Tetris. Grazie. Il mio compleanno giunse e con esso giunse anche il mio regalo, che si rivelò essere non il tanto sperato Game Boy, ma uno di questi. Io ero un bambino buono, quindi feci finta di essere molto felice, ringraziai e mi misi appunto a giocare a Tetris, lasciando poi la piccola console incustodita durante il pranzo. Scopersi, una volta tornato, che la signora aveva ben pensato di ricoprire i forellini dai quali il piccolo altoparlante della console emanava la tipica musichetta del Tetris con una generosa dose di smalto per unghie, perché infastidita dal troppo rumore. Anche in questo caso, essendo un bambino buono, feci finta di niente, ma ricordo l'evento con affetto come forse il mio primo consapevole e a questo punto doppio giramento di palle. Comunque io a casa c'avevo l'Amiga 500, che ok, era già vecchia, era obsoleta, ma per me era il massimo. Altro che tutto arancione, altro che le cartucce ed altro che le cassette, io c'avevo i floppy, io c'avevo Street Fighter 2 a casa. E tu dirai, ma guarda che la conversione Amiga di Street Fighter 2 è una merda. È vero, ma io non lo sapevo e ci passavo le giornate spaccando il culo a mio padre che non era capace, correndo per casa al grido di Hadouken, Shoryuken, ma soprattutto spaccando la macchina, che era la mia cosa preferita, oltre a umiliare mio padre. E anche mio padre giocava abbastanza. Gli piaceva Sensible Soccer, ovviamente, ma per qualche ragione gli piaceva di più Kick-Off 3. Faceva le sfide col marito della cugina di mia madre, quella col NES, ed era sempre Argentina-Brasile. Urlavano come delle scimmie e poi in genere uno dei due rosicava per il resto della serata. Io mi mangiavo la pizza. Mia madre invece era fissata con Baby Joe, dove c'era un neonato le cui urla non credo riuscirò mai a scrostare dalla mia anima. Le piaceva James Bond, un gioco di una difficoltà estrema in cui soltanto lei riusciva a progredire pur non sapendo una parola di inglese, ma nessuno di noi sapeva l'inglese ai tempi. Rainbow Island, che amavamo tutti, per noi era Rainbow Island. Un giorno mio padre tornò a casa con un floppy misterioso che conservò fuori dalla mia portata sul ripiano più alto del soggiorno, destando in me, che ero sempre assetato di nuovi giochi, una furiosa curiosità. Perché sul mobile, non nel cassettone col resto dei giochi? Perché questo floppy era speciale? Quando chiesi cosa fosse, mio padre mi disse che non era roba per me, perché non era un gioco, era un programma, e i programmi sono per i grandi, non per i bambini. D'altronde è vero, Amiga era un computer, aveva diciamo il suo sistema operativo al quale mi era assolutamente vietato accedere e quindi aveva anche i suoi software. Dopo infinite preghiere mio padre decise finalmente di mostrarmi il contenuto del floppy ed era credo Deluxe Paint 2, un popolarissimo software di disegno. Fu un'esperienza segnante anche se molto breve. Si mise a disegnare una figura accompagnando ogni tratto del mouse con un fischio sottile. Fece la cravatta, gli occhi, la bocca triste e le lacrime. Poi disse, ecco qua,
questo sono io. Che mio padre stesse cercando di dirmi qualcosa. Non lo so, fatto sta che spense tutto senza mai permettermi di provarlo, sto software del cazzo che poi ho desiderato per settimane. Tra l'altro questo maledettissimo floppy era originale e i floppy originali per l'Amiga, almeno in casa mia, erano abbastanza rari. Mi raccontano che ai tempi in pochissimi acquistassero i floppy originali. Si andava da un tizio che ti vendeva le copie pirata quasi al chilo, col titolo scritto col pennarello, spesso in modo illeggibile, ma a me non fregava un cazzo, io ancora non sapevo leggere, anzi c'era il fascino dell'ignoto. Quindi per me i giochi diventavano: mamma, me lo metti quello del pagliaccio? E mia madre giù a ravanare nel cassettone dei giochi. Eppure c'erano alcuni giochi che erano talmente famosi, talmente iconici, che perfino io a 4 anni sapevo il titolo. Mamma, me lo metti Prince of Persia? E mia madre non me lo voleva mettere mai Prince of Persia, perché andava a finire sempre allo stesso modo. Scendevo qui, arrivavo a questo salto, fallivo miseramente, tac, mi faceva paura il sangue, mi mettevo a piangere e volevo cambiare gioco dopo 2 minuti. Stessa cosa succedeva con Another World, che però io mettevo principalmente per guardarmi la fighissima introduzione. Poi venivo qui, tac, animazione di morte terrificante, piangere fortissimo. Anche Batman mi faceva paura. Ripeto, avevo tipo 4 anni. Mi faceva paura il fatto che la vita a disposizione venisse rappresentata da questo piccolo ritratto del viso di Batman, che mano a mano andava a svuotarsi trasformandosi nel viso del Joker. E credo che questa fosse una tendenza abbastanza popolare all'epoca, perché ricordo di avere avuto paura anche giocando a Terminator 2, che concettualmente faceva più o meno la stessa cosa, e Rambo 3, con la faccia di Stallone che si trasformava in un teschio robotico. Mi piaceva molto e non mi spaventava affatto Cannon Fodder. Oggi lo definirei un RTS, uno strategico in tempo reale con una forte dose d'azione, ma io ai tempi non lo sapevo propriamente che esistessero i generi e non ne conoscevo certamente i nomi. Per me Cannon Fodder era un gioco di sparare, come c'erano i giochi di calcio, di macchine, di botte, di parlare, di mappe, però stranamente sapevo riconoscere come tali i giochi di piattaforme e ovviamente erano anche i miei preferiti. Mi piaceva Chuck Rock, che era un cavernicolo rockstar a cui rapivano la moglie, senza la quale questo non sapeva manco più dove fossero le sue mutande, quindi partiva nudo per poi decidere di vestirsi di foglie lungo il tragitto. Questa cosa mi faceva straridere e soprattutto mi faceva ridere il dinosauro che faceva la cacca. A me di finire il livello fregava un cazzo, io mi mettevo qui e ridevo. Una mattina andai a fare la spesa con mia madre e incontrammo una parente a cui dissi: "Oh, non vedo l'ora di tornare a casa per spennarmi qualche gallina". Lei rimase stranita ovviamente, perché io a casa di galline non ne avevo, però avevo Mr. Nuts e la soddisfazione di vedere volare quelle piume dorate per me era impagabile. Poi avevo Tearaway Thomas, ma nessuno sapeva leggere il titolo, quindi io lo chiamavo il gioco della canaglia, non saprei perché. "Mamma, me lo metti il gioco della canaglia?". Credo che già ai tempi fossi in grado di capire che sto gioco della canaglia non fosse poi granché, però c'era qualcosa che mi attraeva nella velocità, nel modo di saltare. Nasceva in me una voglia di Sonic ancora prima di sapere chi fosse Sonic, almeno nella sua dimensione videogioco, perché ai tempi per me Sonic era principalmente quello dei cartoni. E a dimostrazione di questa ipotesi, ai tempi uno dei miei giochi preferiti in assoluto era Super Frog, che aveva sicuramente i suoi meriti, ma che qualcosina doveva anche al riccio blu di casa Sega. Non vi dà un fastidio? A me fa veramente incazzare a morte quando la gente scrive, o peggio dice, questo tipo di frasi orribili per evitare di fare ripetizioni. Il riccio blu di casa Sega. Ma di Sonic, ma cosa cazzo ti è successo di grave nella vita? A me, per esempio, di gravissimo, è successo che un giorno, quando avevo ormai 5 o 6 anni, sono andato al centro commerciale con mio zio e ho notato in lontananza uno schermo acceso a cui era collegato un Super Nintendo. E lì qualcosa si è rotto. Io mi sono rotto. Il gioco era The Mask, quindi neanche sta gran cosa volendo, ma io rimasi profondamente scosso. I colori, le animazioni, cazzo, sembrava un cartone animato, ma soprattutto era The Mask, non era
con tutto il rispetto, Brian the Lion era una cosa vera. E di cose vere sullo scaffale ce n'erano tantissime. C'era Pippo, c'era Pinocchio, c'era il Re Leone, c'erano i cazzo di Biker Mice from Mars, di cui io mi guardavo religiosamente il cartone su Solletico, e c'era un videogioco e io non ne sapevo niente. E il dettaglio più interessante di questo episodio è che mio zio, notando lo stupore nei miei occhi, mi disse: Joe, perché non lo provi il Super Nintendo? E io risposi: no, a me non piacciono questi giochi. E mi allontanai. Perché io abbia detto o fatto una cosa simile, ancora oggi non me lo spiego. Ma ricordo di aver passato tutto il viaggio in macchina a ripensare a quei giochi, e una volta tornato a casa anche il mio amatissimo gioco delle tartarughe ninja su cui ero solito buttare le giornate sull'Amiga non aveva più lo stesso sapore. E piano piano, col tempo, l'Amiga cominciai ad accenderla sempre di meno. Alla fine mio padre la vendette, se sto contando bene, all'inizio del 1996 e decise, visto che quell'anno avrei cominciato la scuola elementare, di ragionare sulla possibilità di acquistare un PC. Ma per fare i compiti, mica per giocare. O almeno così l'abbiamo raccontata a mia madre. Quindi immagina, se ero rimasto così sconvolto da The Mask sul Super Nintendo, pensa cosa cazzo è successo quando ho visto Quake.